Io quando ero giovane volevo fare il giocatore di basket. Praticamente dai 13 ai 18 anni ogni giorno mi allenavo per diventare un giocatore professionista di basket. E poi vedi tutto ad un tratto, quando avevo 18 anni, a causa di un grave infortunio, ho dovuto abbandonare la mia carriera come giocatore di basket e ricordo quei 2 anni dopo l'infortunio in cui ero costretto ad entrare e uscire dall'ospedale perché si trattava di un infortunio grave che quasi mi aveva lasciato paralizzato, no? Fabio, quando eravamo alle superiori, era praticamente demolito, aveva un sacco di problemi fisici che l'avevano portato a lasciare la propria passione, che era lo sport, era il basket. E quindi quando arrivò il momento di scegliere l'università, di scegliere la mia strada, ero rimasto indietro, ero rimasto una persona indecisa, non capivo che strada prendere, perché dopo un grande trauma è difficile scegliere. E quindi feci la scelta più facile, la scelta più comoda per me. Mi iscrissi alla facoltà di geologia, dietro casa mia, a 500 metri. Era il 2009, avevo 20 anni e la mia vita era già finita. Sembra forte come frase, ma è la verità. In quel tempo io ogni giorno prendevo quella maledetta bicicletta e facevo i 500 metri che mi separavano dall'università, un'università che ho scelto senza senso. Passavo intere lezioni in fondo all'aula, proprio pronto per uscire, scappare da quell'ambiente, e per mesi vagai attorno alla facoltà di geologia interrogandomi se quella fosse stata la scelta giusta. Quindi dopo mesi di agonia decisi di tagliare con il passato, tagliare con la mia città e cambiare facoltà. Ho cambiato università sbagliando di nuovo perché non avevo realmente una strada da percorrere. Facevo un po' le scelte senza sapere chi ero io prima di fare la scelta. Quindi mi sono trovato non solo in un'altra città, ma mi sono trovato da solo. E nonostante questo nulla è cambiato, perché non potendo vivere in quest'altra città ogni giorno dovevo tornare a casa mia e quindi avevo aggiunto dello stress su una situazione che non mi piaceva assolutamente. Quindi qualcosa doveva cambiare. Io credo che quando tu mantieni la fede, l'opportunità arriva, ma sta a te poi coglierla e trasformare la tua vita. Quindi in quel periodo di sofferenza atroce, in quel settembre del 2009, quando decisi di cambiare facoltà, pensando che fosse quella la soluzione, mi arrivò un'email.
mi dicevano che era possibile lavorare negli Stati Uniti per un anno. Io cercavo di scappare dalla mia situazione attuale, quindi tutto ciò che feci, aprì quella mail e leggendo riga per riga mi dissi tra me e me: devi prendere questa occasione, devi tagliare con il passato. E così feci, decisi di accettare un'offerta di lavoro e andare a vivere negli Stati Uniti. A un certo punto ho deciso di partire perché era un tipo che gli piaceva cambiare continuamente, migliorare. Quando me lo disse praticamente è come se mi fosse caduto il mondo addosso, soprattutto perché non è tanto andare in America, ma pensavo, lui va là, si troverà bene, perché quello è quello che vuole e magari non torna più. E dopo che mi ha detto questo, io naturalmente ho cominciato da lì la sofferenza mia personale, che non ho mai dimostrato nei suoi confronti. Non l'ho dimostrato perché sapevo che lui poi dopo stava male per me. Io non volevo che avesse il problema anche di avere una mamma in sofferenza. E l'abbiamo accompagnato a Bologna a prendere l'aereo, io e mio marito. Tutta la notte non ho dormito, ovviamente, piangendo. E dopo siamo arrivati là e abbiamo aspettato l'aereo, lui è entrato con il suo biglietto e abbiamo cominciato a salutarci, era un saluto infinito. Poi è partito e nel frattempo lui studiava ingegneria, quindi gli abbiamo spedito delle valigie di libri, così lui continuava a studiare per raggiungere la sua laurea, che era un obiettivo. Ricordo come fosse ieri in macchina con i miei genitori verso l'aeroporto di Bologna e mia madre in lacrime che non poteva crederci. È stato veramente difficile per me prendere quell'aereo, mi ricordo ancora quando ho passato il gate e anch'io sono scoppiato in lacrime, però subito dopo ho sentito una grande forza dentro di me, una forza di una persona che non si dà alternative. Stavo letteralmente abbandonando tutto per comprendere chi ero e darmi una nuova chance. Magicamente dopo quella scelta sembrava tutto a colori, quindi la mia vita aveva assunto un senso che era stato dato da me, dalla mia scelta, quindi lì compresi il potere di scegliere, che io dovevo scegliere e potevo scegliere ogni step della mia vita. Arrivato negli Stati Uniti, precisamente in Florida, a Orlando, prima di iniziare a lavorare mi sono concesso un piccolo regalo. Presi un Mustang cabrio e me ne andai nelle isole Keys, che sono queste isole bellissime. Per me quel periodo, prima ancora di iniziare la mia nuova vita, ha rappresentato un dire: io sono libero e posso scegliere di fare ciò che voglio con la mia vita. E io di business non sapevo niente, sapevo solo che volevo essere libero e tranquillo di decidere cosa fare con la mia vita. Ero 21enne, 21 anni, avevo tutta la vita davanti, almeno questo è quello che mi dicevano. L'anno negli Stati Uniti è stato veramente duro. Ho iniziato come busser, ovvero aiuto cameriere, praticamente pulivo sotto i tavoli, preparavo i tavoli dopo che i clienti se ne erano andati, tutto questo in un ristorante chiamato Tutto Italia, all'interno di Epcot, che era uno dei parchi divertimenti di Disney, per poi essere spostato a Via Napoli. Via Napoli era una nuova e promettente pizzeria che ho avuto l'onore di aprire personalmente assieme ai miei colleghi, e ogni giorno ricordo i chilometri camminati all'interno di questa pizzeria, pulendo tavoli, portando piatti roventi e interagendo con i clienti. Alla fine del mio contratto ho avuto l'onore e il piacere di diventare cameriere finalmente, avendo l'opportunità di parlare con i clienti e conoscere le loro storie, interagire con loro e anche imparare una skills che mi sarebbe servita poi in futuro, che era quella di vendere in diverse lingue. L'anno negli Stati Uniti, perché di un anno si trattava, perché poi il visto sarebbe scaduto e purtroppo sarei dovuto tornare indietro, fu fantastico. Letteralmente ho conosciuto persone che mi hanno cambiato la vita,
Una di queste persone l'ho conosciuta nel retro del ristorante dove lavoravo, Matteo Pittaluga. Questa persona mi avrebbe segnato per sempre, ma io non lo sapevo. Questa persona la incontrai mentre tagliava il pane in un turno di lavoro in cui io avevo bisogno del pane, quindi io ero un aiuto cameriere e andando nel retro del ristorante c'era questa persona con la name tag, avevamo la name tag con scritto il nome e c'era scritto Matteo e lì mi presentai: ciao Matteo, piacere Fabio, anche tu qui in questo programma internazionale, che era un programma internazionale di lavoro, ho bisogno del pane. E quindi da lì è iniziato un anno di avventure clamorose che però è giunto al termine, e quando è giunto al termine il terrore si avvicinava alla mia vita. Io avevo paura di tornare indietro, avevo paura di tornare nel passato. E fu così che con alcuni amici iniziammo il cosiddetto final trip, il viaggio finale. Mi ricordo ancora con queste due persone, Domenico e Florindo, ci lanciamo all'avventura dei posti più incredibili della West Coast, il lato ovest degli Stati Uniti, passando per canyon, deserti aridi, e in quel viaggio ebbi la possibilità di pensare: cosa faccio alla fine di questo viaggio? Beh, feci qualcosa di assurdo. Andai online e prenotai un volo solo andata per le Hawaii. Quindi il giorno in cui ci siamo divisi io e i miei due amici, presi quel volo e andai a Honolulu, alle Hawaii. Mi ricordo che chiamai mia madre e le dissi: tutto bene, sono qui a Honolulu nelle Hawaii, ed era mezzanotte dove ero io e già in Italia era mezzogiorno del giorno dopo, quindi ero totalmente dalla parte opposta del mondo, nel posto più lontano in assoluto che potevo trovare dall'Italia. Quando tornò lui fu molto felice di stare con noi, poi mi disse: qui in Italia è l'unico posto dove si mangia bene, sai, queste cose qui ti danno anche un po' sollievo, però vedevo che durante i mesi che è rimasto a casa era ritornata l'insofferenza. Per me il periodo più duro della mia vita è stato proprio quando sono tornato agli Stati Uniti. Mi ritrovai a vagare letteralmente per una facoltà che per molte persone rappresentava una chance, per me rappresentava un incubo. Non dovuto alla facoltà stessa, ma dovuto a quello che provavo io dentro di me. Una persona che aveva trovato in qualche modo la propria libertà, ma poi si era trovata di nuovo ingabbiato dentro i paradigmi, dentro il devi fare questa cosa se no la società non ti accetta. Quindi volevo letteralmente scappare da quella situazione, iniziai di nuovo a fare lavori umili, perché d'altronde era quello che sapevo fare, avevo fatto il cameriere negli Stati Uniti, quindi qualcosa lo sapevo fare. Il mio primo colloquio di lavoro fu con una nota agenzia immobiliare, la quale stava cercando solamente persone under 23. E quindi quel lavoro che pensavo mi potesse ridare un po' di dignità, un po' di speranza, un po' di senso nella vita, era un lavoro che in realtà mi stava ammazzando da dentro. Passare 12 ore al giorno nel freddo gelido a suonare campanelli, a procacciare clienti. Fallita quell'esperienza di lavoro, dovetti lasciare perché mi stavo esaurendo totalmente. Feci un'altra domanda di lavoro in un umile ristorante con meno competitività e quindi pensavo: con la mia energia magari posso trovare un posto di lavoro in questo ristorante. Bene, ovviamente mi assunsero subito grazie alla mia esperienza americana. Mi ricordo che io ero felice perché avrei potuto tornare ad essere qualcuno importante per i miei clienti, ma era totalmente diversa la situazione. Infatti ogni giorno parcheggiavo la mia macchina nel retro di questo ristorante e camminando lentamente verso l'entrata mi rendevo conto che ero semplicemente un pallino, un numero per portare più fatturato a questo ristorante. E quindi decisi di dire basta, voglio tornare in America, voglio andarmene, tutto questo non mi sta facendo bene, tutto questo mi sta uccidendo dentro. Mi ricordo che in quel periodo stavano aprendo un nuovo ristorante lì dove lavoravo, un ristorante che trattava di vini e stavano cercando dei sommelier. Quindi faccio una cosa pazza, prendo la macchina, me ne vado a Milano, non invitato da nessuno alle selezioni, e presi faccia a faccia il presidente della catena di ristoranti che nel 2010 mi aveva dato questa chance di cambiare la mia vita. Gli dissi nell'ascensore, ricordo ancora l'ascensore che scendeva
piano per piano, e lì la mia vita si giocava in quell'ascensore. Gli dissi: io voglio tornare negli Stati Uniti, cosa devo fare per farlo? Lui mi guardò negli occhi e disse: devi diventare un sommelier, hai 3 mesi per farlo. Beh, posso dirti che nei 3 mesi seguenti mi mangiai letteralmente quel corso da sommelier, diventai un sommelier, e il 14 ottobre 2012 tornai negli Stati Uniti per l'anno più bello della mia vita in assoluto. Il primo anno di lavoro negli Stati Uniti aveva rappresentato per me la wake up call, cioè quando tu ti risvegli. Dopodiché quell'anno in cui mi era stata data un'altra chance, avrei dovuto costruire qualcosa che doveva durare per tanto tempo. Innanzitutto quell'anno conobbi Lucy, un incontro che mi avrebbe regalato una compagna di viaggio e di vita, che da quel momento mi avrebbe seguito in ogni mia scelta. Iniziai a interessarmi al network marketing e lo feci assieme a Matteo Pittaluga, con il quale condividevo la voglia di non accontentarmi e di costruire qualcosa di grande a livello professionale. Il network marketing era la nostra grande occasione. I can't change your life. I know many of you say, when you change my life, I have not changed your life. Bernie has not changed your life. Shane has not changed your life. We haven't. You changed your life. You did. Mi ricordo che passavo il tempo da una convention all'altra, di crescita personale, mi ero immerso letteralmente in questo mondo imprenditoriale che negli Stati Uniti pervade la vita di tutti i giorni e che è anche realmente un po' troppo estremo, però avevo cercato di prendere quella forza, quella voglia di combattere e quella competitività che in qualche modo in Europa e soprattutto in Italia mancava. E quindi mi ricordo quando sono tornato da quell'esperienza, mi invitarono a Milano in una riunione dell'azienda per cui lavoravo nel mondo del network marketing, e lì distrussi il palco. Io perché faccio questo business ve lo dico chiaramente, siete voi. Non c'è soddisfazione più grande nella vita di guardare una persona ricredere nei propri sogni. La mia più grande soddisfazione è vedere negli occhi di Germana che ha un'altra prospettiva del futuro. Concludo con questa frase: perché io e Matteo Pittaluga siamo diventati lifestyle trainer? Perché io a 24 anni ho già vissuto la vita dei miei sogni e la sto vivendo. Per cui il mio obiettivo nella mia vita è cambiare la visione della vita alle persone. Questo era il mio sogno quando ero in America e non capivo cosa stava succedendo in Italia, e ho realizzato un altro sogno, che è quello di poter ispirare centinaia, per adesso ma migliaia di persone, che potete fare quello che volete nella vostra vita, ma dovete assumere le responsabilità. Se ce l'ho fatta io, che sono più semplice di voi, ce la potete fare tutti. Grazie. Poi nel 2014 arrivò la grande occasione. Un grande imprenditore credeva in noi. Ci disse: io vedo la luce nei vostri occhi, ho questa opportunità e voglio che siate voi a prenderla al volo. E quindi l'opportunità era andare in Argentina e importare un prodotto che era in grande tendenza in quel periodo. Ciao, siamo Fabio Gallerani e Matteo Pittaluga, fondatori del progetto Mission Diamond, e siamo qua per te. Mi ricordo che i giorni passati assieme a Matteo, ero insieme a Matteo e insieme a Lucy in questa avventura incredibile, vivevamo in un monolocale a Buenos Aires con gli scarafaggi e 500 euro di rimborso spese ogni mese. Quindi in quella situazione allucinante, in un paese sudamericano che è comunque pericoloso, mi ricordo come io e Matteo rischiavamo letteralmente la vita ogni giorno a fare contatti per strada per sviluppare il nostro business di network marketing e per riuscire nelle imprese imprenditoriali di importare quel prodotto e quindi di aprire il mercato di quel paese, ma c'erano un sacco di difficoltà. E quindi volevamo iniziare ad essere percepiti come persone di valore. Ed iniziamo sotto consiglio di un nostro, forse il primo mentor che abbiamo avuto, Dave Wood, una sfida di 45 giorni di contenuti pressanti pubblicati su YouTube e poi condivisi su Facebook, perché in quel periodo Facebook non permetteva di caricare video
ogni giorno giravamo un video con una piccola fotocamera digitale e caricavamo questi video sul web e li condividevamo su Facebook, e quindi ci sentivamo come in missione non solo per quel business o per quel progetto, ma in missione per ispirare le altre persone a rischiare. Matteo aveva lasciato perdere e mi ero trovato io e Lucy, la mia ragazza, in Argentina a portare avanti questa impresa imprenditoriale, no? Questo fatto di aver trovato la tua strada, e quindi stavo andando dritto per la mia strada, che era difficilissimo, vivevamo proprio di fallimenti continui, di 0 euro, perché finché tu non setti un business non fai un euro, e in quel processo soffri come i pazzi, però sei felice, sei sereno dentro di te, perché hai capito che quella è la tua strada, fino a quando una mattina mi arrivò un'email dell'Università di Bologna che diceva urgente decadenza studi. E quando per anni hai lottato per uscire da un incubo, perché io mi ero infilato da solo in un incubo formativo che mi ero autoimposto, quando ti mancano 4 esami ad uscire da quell'incubo, ti arriva quell'email e ti dice: se non torni e finisci e chiudi quel capitolo, ti cancelliamo tutti gli sforzi che hai fatto fino adesso. Quando è arrivata quell'email, la mia vita è crollata, si è disintegrata, è come se stessi vivendo 2 vite parallele, una che non volevo vivere e una che stavo costruendo. Avevo una ragazza, avevamo grandi piani, avevo un progetto imprenditoriale, comunque avevo scelto la mia strada che non necessitava di un pezzo di carta. Ma nel frattempo quella vita mi chiamava e mi diceva: se non torni mi autodistruggo. Mi ricordo quando eravamo in Argentina, sono stati dei momenti veramente difficili e nonostante tutto il nostro sacrificio, il nostro progetto imprenditoriale era fallito. Oltre a tutto questo, un giorno Fabio riceve un'email dell'università dove le dicono che stavano per cancellargli gli studi. Su quel momento lì lui si è messo a piangere. Non l'avevo mai visto piangere, è stato veramente difficile per me vederlo in quella situazione. Una notte lui mi chiese se volevo seguirlo, perché per noi c'erano 2 alternative: o tornavo in Messico della mia famiglia oppure andavo ad aiutarlo a finire questa carriera che aveva deciso da fare, che le aveva anche costato tanto. E scelsi la seconda perché io credevo in lui. Avevo preso un biglietto per l'Italia e siamo partiti a Bologna. Lui doveva finire questo percorso. Sono stati 3 mesi veramente impegnativi, dove lui doveva studiare 20 ore al giorno e io le stavo vicino. In quel periodo mi concentrai 3 mesi, avevo 5 esami da fare impossibili, te li dico anche qui in video: elettronica, analisi 2, telecomunicazioni, elettrotecnica e un altro che non mi ricordo neanche. Dovevo farli in 3 mesi, tutti, senza sbagliare un esame, se no avrei perso tutto. Quindi mi concentrai così tanto che invece di chiuderli in 3 mesi, li chiusi in 1 mese e mezzo. Il segreto reale di una strategia di differenziazione è mantenere la propria identità, cosa significa al cliente,
nel tempo. Così come nel 97 Apple creò Thinkific, e oggi esponiamo sul computer Apple, oggi dopo 18 anni Apple è la più grande azienda al mondo per attuazione della strategia di differenziazione. Grazie per l'attenzione. Ciao, qui è Fabio Gallerani, oggi è un grande giorno, mi laureo e volevo analizzare una frase finale che è stata detta dal Presidente della Commissione della laurea, con una frase che dice: nonostante tu ci sia laureato devi accettare tutto quello che ti capita. E quindi volevo intervenire oggi, dal momento che gli ultimi 3 anni della mia esistenza sono stati l'opposto di questa frase, volevo anche far apparire elementi che hanno confermato che quella frase non ha senso. Ecco qua Matteo Pittaluga, lo conoscete benissimo per il suo ultimo libro. Dall'altro lato dello specchio. Grazie, lascio la parola a lui. La frase finale del professore è: prendete un po' quello che vi capita pur di entrare nel mondo del lavoro, accontentatevi un po' di quello che vi arriva. Ma il mio messaggio invece è no, devi essere affamato per avere quello che vuoi nella tua vita. Se prendi sempre quello che capita, allora non avrai mai quello che vuoi. Perché? Perché avrai sempre quello che ti capita. Ringrazio ancora una volta Fabio per avermi portato qua a capire che in realtà, se vuoi veramente ottenere quello che cerchi, non ti devi accontentare di quello che ti mettono davanti, ma sempre cercare qualcosa che va oltre. Un abbraccio e a presto. Con tanti sacrifici finalmente ce l'ha fatta. Si è laureato. È stato un momento di gioia per noi, per la sua famiglia, per i suoi amici. Subito dopo la laurea lui mi chiese di sposarlo e io dissi di sì. Ibiza non è solo droga e serate, ma rappresenta per molti il luogo più vicino alla parola libertà. E per questa ragione decisi di trasferirmi in cerca di ispirazione e decisi addirittura di iniziare a scrivere un libro, un'opera che doveva essere un capolavoro e doveva aiutare tante persone ad uscire da una situazione che non amavano e che li teneva intrappolati. Quindi, preso dall'entusiasmo, ogni giorno mi svegliavo, prendevo il mio scooter e guidavo in cerca di ispirazione nei luoghi più incredibili. In quest'isola magica ricercavo le parole, vivendo tramonti indimenticabili, e visualizzavo già il grande successo che questo libro avrebbe ottenuto. Scrivevo a mano libera, evolvendo concetti di crescita personale e rendendoli semplici e creando realmente il mio spazio dentro questo settore che mi affascinava tantissimo, quello della crescita personale. Volevo aiutare le persone con quest'opera a vedere la vita in modo diverso, una vita in cui tu puoi scegliere cosa fare, come farlo e con chi farlo. Era giugno 2015, il giorno del grande lancio era arrivato, un sogno che però presto si trasformò in un incubo. Dopo 5 anni di preparazione, il cambiamento, di sfide vinte, il libro che avevo scritto per aiutare migliaia di persone fu acquistato da 3 persone. Dopo l'atroce fallimento del mio libro, l'unica scelta che avevo era quella di tornare ad una vita normale.
una vita in cui lavoravo per qualcuno in cambio di soldi. E quindi ricordo con grande dolore quel momento in cui andai dal mio ex datore di lavoro e gli dissi: guarda, voglio tornare a promuovere la tua festa, mi stavo umiliando di nuovo per riuscire a tirare avanti, tant'è che quell'estate ricordo ancora le mattine in cui io e Matteo ci svegliavamo presto, ci mettevamo la nostra maglietta e io prendevo il tablet, avevo ricaricato il tablet con alcune foto della festa, andavamo insieme in motorino a vendere in spiaggia. Stremati dal caldo e completamente disperati e consapevoli del fatto che non potevamo proseguire in questo modo, decidemmo di prendere un'opportunità. Un amico aveva un sito web e non sapeva come lanciarlo, come farlo funzionare. Quel sito si chiamava boatpartyibiza.com e rappresentava l'opportunità di vendere biglietti per le feste in barca online. Presa quell'occasione decidemmo di andare all in nel marketing digitale. In quel periodo seguivamo un corso di un mentor chiamato Chris Record che ci ha dato tutti gli strumenti necessari per iniziare a fare le prime vendite con quel sito. Ricordo ancora quella mattina ci svegliamo e il sito aveva fatto una vendita in automatico. Forse c'era un'opportunità, c'era la possibilità di evitare di disidratarsi ogni giorno per tirare a campare. L'internet marketing ci avrebbe potuto salvare la vita. Quindi decisi di tornare ad isolarmi per diventare un digital marketer. Avevo capito che quello strumento era la chiave per aiutare realmente gli altri. Perché sì, potevo insegnare e aiutare le persone a crescere con la crescita personale attraverso tecniche di motivazione, eccetera, ma non era abbastanza. Le persone avevano bisogno di uno strumento pratico per fare soldi, qualsiasi idea essi avessero. E quindi durante quell'estate io e Matteo registrammo un corso che pochissime persone hanno visto, si chiamava L'arte dell'ottenere e spiegavamo tutto quello che avevamo imparato negli anni riguardo a crescita personale, vendita e mondo della persuasione in un unico corso. E quindi pensavo che la mia carriera da imprenditore digitale fosse sin dall'inizio quella di creare i miei prodotti e poi venderli sul web. E persi un sacco di tempo dietro la pianificazione e la programmazione di queste piattaforme dove le persone potevano imparare dai nostri contenuti e fu un flop totale. Mi ricordo il primo progetto di formazione in cui Fabio mi coinvolse, che era la registrazione di un corso che si chiamava L'arte dell'ottenere. Un corso che ti insegnava a vendere o a convincere altre persone, diciamo in un certo senso a persuadere. E io facevo una parte all'interno di questo corso, tra l'altro abbastanza amatoriale, l'avevamo girato in spiaggia a Ibiza con il telefono, Fabio che mi faceva i video, però il contenuto era eccellente. Il problema però era uno: nessuno aveva idea di chi fossimo, non avevamo né autorità né credibilità né traffico, perché eravamo veramente un pallino in mezzo all'oceano di internet. Allora cosa succede? Che mettiamo online sulla nostra piattaforma veramente rudimentale questo corso e appena lo lanciamo facciamo tipo 3 vendite. Una era mia nonna, l'altra la nonna di Fabio e l'altra non so, forse è arrivata dal web in qualche modo, però è stata una delusione totale. Dopo quell'esperienza io però decisi di insistere perché avevo visto del potenziale, avevo comunque capito che anche se una persona aveva comprato dal web, come è arrivata una, se ci esponiamo di più, se troviamo più persone che ci vedono, possiamo magari fare 1000 vendite. Allora ho iniziato a specializzarmi sul traffico, avevo capito che l'unico modo per vendere qualcosa
era andare là fuori, invadere il web, avere migliaia di persone che ti vedono. E ho iniziato un po' a intraprendere quella strada, ho iniziato ad approfondire il mondo del traffico web e del digital marketing. Fabio però non era convinto, lui pensava che fosse una roba da nerd triste che stava tutto il giorno al PC. In effetti in parte è un po' così, quando inizi devi dedicare molto tempo, e lui non era disposto a farlo, lui era più convinto che il settore tradizionale potesse avere migliori sbocchi, quindi ha iniziato a specializzarsi nella creazione di siti web e di piattaforme per business, cioè per altre aziende che possono pagarti, quindi una sorta di lavoro un po' più tradizionale, andare a lavorare per un'azienda che ti paga per sistemare il loro sito, per creare una piattaforma per loro. Quindi in quella fase della nostra vita ci siamo completamente divisi, ognuno è andato per la propria strada. Quindi non ti nego che quel periodo fu veramente un altro periodo di sofferenza per me, ma era una sofferenza evolutiva. Non era una sofferenza di una persona che era intrappolata in qualcosa che non gli piaceva, ma era una sofferenza piacevole quasi, in cui io mi stavo evolvendo nella persona che volevo diventare. E io e Matteo in quel periodo abbiamo preso la stessa strada, ma ci eravamo divisi. Lui si era innamorato del promuovere prodotti di altri, mentre io non ci stavo, non credevo nel promuovere prodotti di altri. Quindi mi ero fissato con quasi l'obbligo di promuovere quel corso che avevamo girato quell'estate, l'arte dell'ottenere, e creare questa bellissima piattaforma dove le persone potevano comprare il corso e andarselo a vedere. Quel corso costava 79 euro e mi ricordo che ne ho venduti tipo 3. Dopo il lancio fallimentare dell'arte dell'ottenere, Fabio è andato dall'altra parte del mondo, ha iniziato a girare un po' per trovare se stesso, un po' per sviluppare nuove competenze, e io invece decisi di mettermi all in sul digital marketing. Avevo capito che era la strada per veramente cambiare la mia vita. Ho iniziato a studiare giorno e notte Facebook Ads, YouTube, Google, ogni singola fonte di traffico, e ho iniziato anche ad avere ottimi risultati. Era diventato un mostro nel promuovere prodotti di terzi utilizzando il web. Era diventato veramente, posso dirti, 10 volte più forte di me, perché non aveva fatto l'errore che avevo fatto io, non aveva assolutamente perso tempo a imparare a fare siti web. Mi ricordo ancora che il suo sito principale era veramente orrendo, ma gli faceva fare un sacco di soldi. Io in qualche modo avevo perso il treno. Fabio intanto si è dedicato un po' alla creazione di pagine web e di piattaforme per altri business, quindi lui era più convinto che il settore tradizionale, cioè andare a creare un prodotto e venderlo per qualcuno, potesse essere la risposta. Io invece ero più, all'avanguardia. Avevo capito che il digital marketing, portare traffico, andare là fuori e sbattere un prodotto in faccia a tutti sul web poteva essere un ottimo modo per guadagnare, e infatti i risultati cominciavano ad arrivare. Quando ho iniziato a fare affiliazioni, mi ricordo la volta che ho mandato uno screenshot a Fabio, 5k di guadagno, lui è assolutamente impazzito. Da lì ha detto: aspetta, qua c'è del potenziale, avevi ragione tu. Allora a quel punto ci siamo riuniti. Nel novembre 2016 mi ricordo che Matteo mi chiama e mi dice: Fabio, lui stava avendo un successo pazzesco, ok? Stava avendo un successo che aveva cambiato letteralmente la sua vita a livello economico, a livello sentimentale. Aveva ideato un corso pratico per le persone per lanciare qualsiasi progetto sul web, imprenditori, networker, liberi professionisti, tutte queste persone con quel corso pratico avrebbero potuto imparare a fare marketing digitale in 24 ore e non in 24 mesi. Quindi immaginati risparmiare 2 anni della tua vita in un giorno. E di cosa aveva bisogno Matteo in quel momento? Matteo aveva bisogno di una piattaforma, e se ti ricordi io avevo speso 2 anni della mia vita a programmare piattaforme di e-learning e sapevo farle, avevo una piattaforma pronta. Quella piattaforma si chiamava Improve, che vuol dire in inglese migliora. E gli ho detto: Matteo, dai, mettiamo il corso Marketing Genius. Già il nome era geniale, perché era un bellissimo nome, nessuno l'aveva mai utilizzato. Mettiamolo in questa piattaforma. E lui mi disse: no, Marketing Genius ha bisogno della sua piattaforma, non voglio che le persone si distraggano. E in quel momento io ero triste, perché 2 anni a creare una piattaforma, il mio socio, che non era più un mio socio in realtà, era il mio mentor in quel periodo, cioè la persona che mi stava guidando a una fase successiva, mi disse: non voglio la tua piattaforma, ok? 2 anni della tua vita, bruciali, non mi interessa, non funziona quella roba, non hai fatto un euro. E me l'ha sbattuta in faccia questa verità. Creiamone una nuova, quindi cambiamo i colori, diventa bianco e azzurro e nasce Marketing Genius.
Ciao, sono Matteo Pittaluga. Io Fabio Gallerani. E come sai siamo i fondatori di Marketing Genius. Ciao e benvenuto, sono Matteo Pittaluga. Io Fabio Gallerani. E come sai, se ovviamente sei già parte di Marketing Genius Movement, siamo i fondatori di Marketing Genius. Ho cominciato subito, mi sono sparato i miei 70 video in 3 giorni, i risultati sono arrivati immediatamente. Sono andato subito all in Marketing Genius, ci sono dei giorni in cui caccio anche 60-70 persone e sono ai primi 10 posti nella classifica di TripAdvisor. A luglio ha addirittura triplicato le vendite, e per cui è un'esperienza fantastica. Dopo aver visto i 7 video gratuiti ho deciso di comprare questo corso completo e veramente me ne sono innamorato perché è a prova di bambini di 5-6 anni. 70 video fatti col cuore. 70 video fatti col cuore, dopo che ho speso migliaia di euro in corsi impersonali, che tutte le volte che c'era un webinar era a pagamento, se no non lo potevo fare. Se volevo fare qualche domanda, il supporto non ti risponde, ti dice aspetta l'altro webinar, paghi per poter risolvere i problemi che non hai capito. Un giorno sono arrivata fino alla pagina di MG e finalmente, andando all in, sono riuscita a avere i miei guadagni online. Quello che è successo alla fine del 2016, quando Matteo e Fabio avevano due strade completamente diverse, anche se in passato avevano lavorato assieme, è stato qualcosa di magico, ok? Sono tornati ad unirsi in questo grande progetto e quello che io ho visto in quel momento è stato qualcosa di sensazionale. Ho notato in loro una nuova scintilla, diciamo così, una nuova magia che li ha portati fino ad oggi a costruire assieme questo tipo di missione, a costruire assieme questa missione. Tutto ciò che avevo sviluppato in quegli anni di sofferenza mi hanno fatto trovare il mio ruolo in questo progetto, un progetto che è iniziato in sordina in questa piattaforma molto modesta, piena di errori perché io non ero un programmatore, a diventare un movimento che oggi conta più di 21.000 persone. La piattaforma poi, mi ricordo in maggio 2017, che abbiamo cambiato piattaforma, una piattaforma ultra evoluta, e magicamente Marketing Genius era diventato il movimento numero 1 in Italia per tutti quegli imprenditori, liberi professionisti o networker che volessero utilizzare il digital per far fatturare di più, per apparire sul web davanti a più clienti. Eccoci qui, caro Marketing Genius, benvenuto al nuovo sito web di MG 2.0. In questo video ti faccio vedere brevemente come muoverti all'interno della nuova dashboard e come fare tutte le funzioni principali. Quindi, senza perdere altro tempo, ecco la nostra nuova dashboard di Marketing Genius. Qui trovi i corsi, trovi il nostro manifesto che spiega chi siamo e perché siamo qui. La parte centrale della dashboard sarà dedicata alle novità, eventi e aggiornamenti. Ci sono anche le ultime da Pittaman con i nostri fumetti, curiosità su Marketing Genius, e poi vedrete tutte le novità, aggiornamenti, i nostri eventi dal vivo. Troverete tutte le informazioni qui proprio al centro della dashboard. Quello che stavamo creando non era abbastanza. Le persone per qualche ragione compravano un prodotto digitale con delle informazioni che a noi avevano cambiato la vita, ma la loro vita non cambiava. E attraverso delle statistiche nel nostro sito abbiamo visto che l'80% delle persone non apriva neanche il corso. Quindi c'era un problema da risolvere. E il problema era nella testa delle persone che compravano un prodotto digitale. E a quel punto, in un live su Facebook, Matteo diceva il 20% delle persone che stanno studiando il corso sono all in. Vuol dire che, come nel poker, quando metti le fiche in mezzo al tavolo e decidi di non voltarti indietro, ecco, questo 20% di persone sono all in. E quindi in quel momento mi guarda e mi fa: ma come possiamo chiamarle queste persone? Allora io semplicemente gli dico all inners. Lo dissi proprio a cuore aperto, quasi senza pensarci, senza darci peso, poi neanche Matteo ci diede peso. E in quel momento nacque All Inners, la parola che poi diventò un movimento
di imprenditori digitali o di persone che non mollano mai e si supportano a vicenda in un ambiente protetto, in cui le persone là fuori non possono dir loro no, non ce la puoi fare, non è possibile, lascia perdere. Eccoci qua all'evento MG, ragazzi. Purtroppo non è andato sold out, non ce l'abbiamo fatta e non c'è nessuno. Come va, All-Inners? Come vai, Benji? Un applauso! Un applauso al grande Matteo Pittaluga! Dopo il primo evento di Marketing Genius avevo la responsabilità di aiutare centinaia di imprenditori. È così che insieme al mio socio Matteo Pittaluga partimmo per l'America a inizio 2018 per partecipare alla più grande conferenza di crescita personale e di business al mondo, la 10X Grow Conference di Grant Cardone. Quella conferenza e la mentorship con Grant fu così impattante che ci cambiò totalmente il mindset. Iniziamo a pensare molto più in grande, decidemmo di uscire là fuori con un nuovo percorso di mentorship solo per imprenditori e persone che volevano lanciare la propria idea, la propria carriera, il proprio business online. Così nacque il Mentor Program, un programma di 8 settimane in cui spieghiamo il processo pratico a questi imprenditori professionisti per portare online la propria attività di business. Oggi è un grande giorno, lanciamo il Marketing Genius Mentor Program dopo anni di esperienza imprenditoriale, perché sì, devi avere l'esperienza, devi aver pagato il prezzo per guidare le altre persone in un percorso difficile che è quello imprenditoriale. Il mentor in realtà è una persona che ti mentorizza vuol dire che ti prende e ti guida verso la via e la tua luce nel buio, nel percorso imprenditoriale ti porta al livello successivo. Ti può evitare errori, ti può accelerare il percorso di crescita, ti può anche vedere dove magari stai sbagliando, correggerti e dare la sua opinione esperta su quello che stai facendo e sulle tue idee. Sostanzialmente ti fa risparmiare un sacco di tempo e soldi, perché quando fai l'imprenditore, diciamoci la verità, se sbagli perdi anche soldi, ok? Arrivò poi marzo 2018 e durante il secondo evento dal vivo di Marketing Genius a Roma annunciai la nascita di un brand, il brand All-Inners.
di diventare grande, diventare forte, diventare inarrestabile, ma ha bisogno di questo al polso, ok? Quindi il nostro obiettivo non è obbligare le persone a fare digital marketing, chiaramente questi strumenti sono a disposizione di tutti, ma vogliamo aiutare le persone a non sentirsi soli. All-Inners è passato dall'essere una parola a un brand vero e proprio, è un punto di riferimento per chi vuole di più, con un'idea molto forte dietro. L'idea che qualsiasi persona può avere tutto il successo che vuole, ma ad una condizione, andando all-in. Per diventare un all-inner devi andare all-in nella vita, come nel poker, quando giochi il tutto per tutto non puoi più tornare indietro. O vinci tutto o perdi tutto. Quindi gli all-inner sono persone che vanno fino in fondo nel loro progetto, che non hanno paura di rischiare, che non si fermano alle prime difficoltà. Ma a volte nella vita ci dimentichiamo di essere queste persone e per questa ragione che agli eventi dal vivo che organizzo ogni anno distribuisco dei braccialetti con scritto All-Inners. Così che nei momenti difficili le persone possono guardare il braccialetto e non dimenticare mai chi sono. Quindi il secondo evento ancora più carica, ancora più successo, presentiamo questo brand All-Inners e le persone si sentono veramente unite, parte di un mondo parallelo protetto dalla negatività e dal problema, dai drammi del mondo là fuori che ti vuole mediocre, e da quel momento in poi il nostro movimento è esploso letteralmente. Come va MG? Quello che volevamo fare è ricreare un ambiente positivo di persone che non mollano mai e dare una nuova speranza abbinandola al digital marketing, perché in questo periodo tutte le luci che avete visto intorno a voi sono la prova che sia possibile utilizzare internet per migliorare la propria vita. Si sta usando internet per migliorare la propria vita. A settembre dello stesso anno hanno partecipato a Cervia più di 400 persone alla prima ufficiale All-Inners Conference, una conferenza dedicata interamente agli All-Inner e a chi volesse diventarlo. Fu un successo clamoroso. Nasciamo liberi, moriamo intrappolati. Questa considerazione potrebbe essere contestata da chi non condivide una visione così cinica della vita, anche se la realtà è che, con il passare degli anni, siamo noi stessi a vincolarci ad una dimensione che non ci piace, confinandoci ed arrendendoci alla dimensione da noi creata, smettendo di lottare. Siete d'accordo? Quindi non dovete arrabbiarvi con chi ha mollato, semplicemente unitevi con chi non l'ha mollato. È per questo che abbiamo creato questo movimento, con strumenti pratici, perché voi avete bisogno di sapere cosa fare. Il mio mentor, Hank Norman, una persona che mi ha cambiato totalmente la vita, dice: non darmi motivazione, dimmi cosa devo fare. Verso la fine di quell'anno incredibile che è stato il 2018 mi arrivò una telefonata dall'amministratore delegato e dal presidente della Marconi International University di Miami. Erano 2 anni che stavano osservando gli influencer nel mondo del marketing digitale per dar loro un'opportunità unica. Fu così che io e Matteo diventammo docenti universitari per creare il primo corso ad alta specializzazione universitaria in marketing digitale, chiamato Digital Marketer. Fu una bellissima esperienza che tuttora porto avanti come docente universitario. Ma da lì qualcosa è cambiato. Sentii una forte responsabilità di avere un impatto nel mondo della formazione istituzionale, un mondo troppo teorico che non ti dà gli strumenti necessari per prosperare nella tua vita futura.
Alla fine di quell'anno incredibile, nel 2018, decisi di trasferirmi a vivere a Dubai, assieme al mio socio Matteo e mia moglie Lucy. Fu una scelta difficile ma dovuta, una scelta prettamente imprenditoriale. Insieme ai nostri soci Luca Borreani e Nicolò Manica organizzammo proprio a Dubai il Dubai Mastermind Live, un evento di 3 giorni dedicato a pochi e selezionati imprenditori che vogliono portare al livello successivo la propria attività. Oggi mi trovo qui sulla Palma Jumeirah a Dubai Marina in una delle location più esclusive al mondo ed ho l'onore di aiutare imprenditori e liberi professionisti a materializzare la propria idea sul web. E tutto ciò sta accadendo proprio adesso. Seguimi. L'evento fu fantastico. 2 giorni chiusi in una villa sulla Palma Jumeirah di Dubai ad analizzare le strategie pratiche per aiutare questi imprenditori a fare il salto di qualità. E l'ultimo importante giorno di celebrazione a bordo di uno yacht. Ricordo come fosse ieri il momento del brindisi finale e di quella celebrazione che poi portò questi imprenditori realmente a cambiare la propria azienda. Mi ricordo nel 2013 quando conobbi Fabio, era un ragazzo normalissimo che cercava in tutti i modi di emergere. All'epoca non lavoravamo insieme, ci conoscevamo, scambiavamo messaggi. Poi sono passati un po' di anni e nel 2017 ci rincontriamo a Valencia, facciamo questo mitico incontro in uno dei beach club di Valencia e decidiamo che da quel momento in poi avremmo lavorato insieme e avremmo preso parte, anche io e il mio socio Nicolò, a quella che è la sua community Marketing Genius. Una volta entrati in Marketing Genius siamo subito innamorati, siamo innamorati della passione con cui Fabio porta avanti questo progetto, siamo innamorati del suo talento con il quale riesce a mettere insieme persone da background così differenti e unirle per portarle al successo. Abbiamo avuto la possibilità di lanciare dei corsi insieme a Fabio, sono stato uno speaker a diversi dei suoi eventi e devo dire che Fabio è veramente in grado di trasformare una persona dall'annientamento psicologico che ha ricevuto dalla società a una persona di successo. So che sembra un qualcosa di incredibile, sembra quasi trascendentale, ma è così. Negli ultimi anni ho collaborato con Fabio nella creazione di mastermind di successo e ho partecipato agli eventi di MG come relatore. In entrambe queste occasioni ho avuto modo di conoscere Fabio, oltre che come persona, come imprenditore. Come imprenditore ho capito, ho visto, ho potuto toccare con mano tutte le sue capacità. Infatti Fabio è in grado di trasmettere a tutti gli imprenditori che si avvicinano a lui una energia incredibile e oltre a questa energia Fabio ha la capacità di smontare i business di questi imprenditori e rivederli completamente, a partire dal posizionamento per poi andare su tutto quello che è l'aspetto sales. Sicuramente Fabio oggi, per chi sta facendo un'attività di tipo imprenditoriale, è veramente un punto di forza e rappresenta veramente nel panorama italiano un formatore, un imprenditore di successo. In quei mesi in cui mi stavo abituando a Dubai, qualcosa andò storto. Entrai in una forte depressione dovuta ad un problema fisico nato qualche mese prima e peggiorato drasticamente. All'inizio del 2019 ero disperato, portato all'esasperazione della mia condizione dalla quale mi dicevano che non c'era via d'uscita. Non potevo guarire ma solo convivere con questa nuova situazione. E per riprendere la mia vita in mano andai di nuovo all in. Trassi dalla mia situazione una nuova energia e forza che mi portarono a creare il sistema Authority. Il sistema che aiuta imprenditori e professionisti a diventare autorità nel loro settore. Questo sistema aiutò centinaia di persone nel solo 2019 ad elevarsi dalla competizione, a trarre più clienti e trasformarli in clienti che pagano, aumentando di conseguenza il loro fatturato. Allora, voglio premiare i miei studenti del sistema Authority. Potete venire qui sul palco, venite tranquillamente, fatemi un applauso. Facciamogli un applauso. Eccoli qua.
Allora, noi non abbiamo mai fatto spille in Marketing Genius perché siamo venuti da esperienze di network marketing per anni in cui ci davano spille per farci sentire qualcuno. Vi è mai capitato che con quella spilla cambiavi totalmente la tua immagine? Adesso questa spilla io la voglio dare, è l'unica spilla che stamperemo a parte quella dei social media manager. Tenetela lì che voglio mettervela io, ok? Non apritela. Questa è la spilla del sistema Authority, io voglio che la portate con orgoglio, ok? Perché voi siete autorità nel vostro settore. Le persone che applicano questo sistema hanno avuto risultati straordinari, sono nel processo di averli. Quindi, spille, spilliamo tutti, sempre ho sognato di spillare sul palco. Massimo Cardinali, sono un'autorità nel network marketing. Giovanni Caruso, sono un'autorità nell'installare impianti di sicurezza, telecamere e allarmi. Leonardo Rentis, autorità nell'educazione alimentare. Ciao a tutti, Claudio Armani e sono un'autorità nelle amministrazioni condominiali immobiliari a Brescia. La soddisfazione fu incredibile e lanciato con successo il sistema Authority, capì che era arrivato il momento di prendermi una rivincita nel mondo letterario. Arrivò il momento di pubblicare un'opera su cui stavo lavorando in segreto da molti mesi. All Inners, il libro che ti trasforma. All Inners fu lanciato e presentato per la prima volta all'All Inners Conference di Milano nell'ottobre 2019 e in poco tempo, in poche ore, diventò un bestseller. All Inners non fu solo un successo letterario, la critica lo definiva il primo libro di trasformazione personale al mondo. Uno dei miei obiettivi era cambiare per sempre il mondo della formazione tradizionale e ad un solo anno dall'onore di diventare docente universitario di marketing per la Marconi International University mi arrivò un riconoscimento inaspettato. Il Global Forum for Education and Learning mi aveva incluso nei top 100 educational leader al mondo. Fabio Galierani. Il mio modo di insegnare, il mio modo di formare, basato sulla pratica, sulla verità e sulla facilità di applicazione dei concetti, mi ha permesso di andare su quel palco. E il momento in cui ho ritirato il premio ho avuto un solo messaggio per loro. Okay, so first of all I want to thank again this amazing event for one reason, because education needs like improvement, needs somebody taking care of the future of this amazing sector. So thank you GFL again for this amazing event. And I want to thank my business partner in public, Matteo Pittaluga, for believing with me in this project since we were lost, totally lost, and almost we give up. Then I want to thank my beautiful wife, Lucia, for being next to me in all these years of fight and seeing really the bad moments become amazing moments. And last but not least, I would like to thank our beautiful students and customers. I call them the all-inners because they are all in, they don't have a plan B, and that's the culture we created. And also, I would like to thank every one of you, each one of you, for the amazing ideas you have and the strong leadership you are bringing to the future of education. Thank you so much, and give yourself a round of applause, please. Give yourself a round of applause. Allora, io voglio chiamare per la prima volta, dopo 4 eventi, Franco Gallerani e Susanna Bonazza sul palco.
veramente richiamo adesso perché scenderanno lacrime incredibili. Io volevo aiutare la mia famiglia a stare meglio. Volevo aiutare i miei genitori a vivere anni della loro vita in maniera più serena. E per questa ragione che a 21 anni ho preso quell'aereo e ho detto io devo realizzarmi. Tornato negli Stati Uniti ho deciso di fare l'imprenditore e ho detto qui nel mondo del lavoro sembra che in pensione non ci vai più. Mio padre ha iniziato a lavorare a quanti anni? A 17. 17 anni, è andato in pensione l'anno scorso. Dopo quanti anni? 43. 43 anni. Mia mamma doveva andare in pensione quando? 65. Quindi adesso ha 59 anni, altri 6 anni. Se lui è in pensione e lei no, che triste è. Quindi quando ho scoperto questa cosa nel 2018 ho detto ok, non sto facendo abbastanza soldi. Quindi se io ho un successo estremo e lei può stare tranquilla, può mandare a cagare il suo capo? Ok. Il 1° ottobre lei è in pensione. Fabio, ma come hai fatto a non mollare mai? Come hai fatto ad avere questa forza interiore per passare attraverso il muro delle avversità e riuscire a tirare dritto verso il tuo obiettivo? Beh, la risposta è nel titolo di questo film. Vivi la tua missione. Solo se trovi la tua missione, vai fino in fondo e la vivi appieno, riuscirai ad avere la forza di non mollare mai. Il mio invito per te è realmente vivi la tua missione. Solo così non mollerai mai. Grazie per aver visto questo film. Ci vediamo sul campo. Ciao!